Nepal era da poco più di 20 anni che era aperto al mondo occidentale, perché prima era una zona proibita, insomma, ecco. Si iniziavano a vedere tanti europei, specialmente gli hippie, che si accumulavano a Kathmandu a frotte, alla ricerca di nuove esperienze. Alpinisti veramente c'erano piuttosto pochi, se non se ne vedevano, e poi tanto gli alpinisti sparivano poi nelle varie valli. Si è riusciti a fare una spedizione italiana dove ci fossero tutte le rappresentanti delle armi e a capo naturalmente la scuola militare alpina. Quindi poteva essere una buona occasione per fare un'esperienza nuova e in quel momento lì anche creare una specie, se vogliamo, un po' di rappresentativa di unità nazionale, perché non dimentichiamo che negli anni 70 anche a livello politico e di instabilità non è che era molto migliore l'Italia di quella che è adesso. Sono andato all'Everest in veste di guida alpina. Assieme a Marco Camandona accompagnavamo due persone che sognavano di toccare il tetto del mondo. Queste due persone sono Sergio Cirio e l'astronauta Maurizio Cheli. Sul piano logistico era una cosa decisamente impegnativa. Siamo partiti con i C-130, i famosi Hercules C-130 da Cameri, con tutto l'equipaggiamenti che nel frattempo si era preparato alla scuola militare alpina, per un'autonomia di una quarantina, 50 uomini e un'autonomia di 5 o 6 mesi. Quindi hanno messo anche gli due elicotteri dentro l'Hercules C-130, abbinata a tutta questa cosa qui, poi c'erano i fisiologi dell'Università di Fisiologia di Milano per formare un laboratorio di fisiologia ad alta quota. Avevano anche le cavie pronte, quando li vedevamo arrivare certe volte scappavamo un po' di qua, un po' di là, perché sì, decisamente una spedizione altro che pesante, insomma, diciamo anche pesantissima, centinaia e centinaia di portatori. Perché in Nepal in quel momento lì non si trovava assolutamente niente, quindi dovevamo essere totalmente autonomi. Lì potevamo trovare patate, cereali e qualche ortaggio. La mia esperienza all'Everest posso dire che è stata un'esperienza al 100% commerciale, perché noi eravamo lì per queste due persone, eravamo due professionisti e diciamo ci siamo affidati alle agenzie nepalesi che oggigiorno coordinano l'affluenza sulla montagna. Siamo arrivati al campo base intorno al 25 aprile e da lì abbiamo subito iniziato ad acclimatarci. Noi avevamo ben 2 Sherpa, uno per cliente, utilizzavamo le corde fisse, utilizzavamo i campi preallestiti dalla nostra agenzia. Noi eravamo parte di un sistema complesso, un sistema molto grande che permette alle persone di raggiungere il tetto del mondo in maniera sistematica ogni anno. Eravamo solo noi, perché a quel tempo si potevano prenotare la spedizione era prenotata una nazione per volta, quindi ci si muoveva molto bene, ecco, non c'erano confusioni al campo base, non c'era un andirivieni di gente. Non saprei dire quanta gente c'era, ma c'era tantissima gente. L'affluenza era veramente notevole, il campo base era gigantesco, per attraversarlo tutto a piedi ci andava più di mezz'ora. C'era gente che andava e veniva tutte le ore, c'erano spedizioni di tutte le nazionalità e un sacco di Sherpa. Il campo base era una città, possiamo dire, aveva tante comodità. C'era una bakery dove il pomeriggio apriva e uno si poteva andare ad acquistare, non so, una brioche, una fetta di torta, un brownie, un biscotto. Il wifi c'era e ecco, questo era una cosa molto pratica perché si poteva comunicare praticamente a casa in ogni momento, si poteva postare sui canali social. La montagna l'abbiamo poi attrezzata noi fino a quello che è il Col Sud. Per andare in vetta erano destinati, mi sembra, 6 gruppi, tra i quali c'eravamo Mirko Minuzzo e il sottoscritto insieme a Sambu Taman e a Lakpa Tenzin Sherpa.
Quindi eravamo in 4, il primo gruppo. Non stavo più nella pelle, è chiaro, poi avevo 21 anni, di conseguenza ero un po' sbarbato, ma ero contentissimo, stavamo bene, eravamo in piena forma. E per il resto eravamo molto ben attrezzati, mentalmente molto ben preparati. Non avevamo paura di rimanere isolati per qualche tempo, chiaro. Come poi è realmente successo, perché siamo rimasti isolati al Colle Sud e siamo stati bloccati lì per 3 giorni e 3 notti. I venti erano fortissimi, una tempesta impossibile, poi speravamo che smettesse per poter scendere. Poi invece all'improvviso, dopo questi 3 giorni, è saltato fuori un tempo eccezionale. C'era un sacco di neve, però sembrava di essere in paradiso veramente. Così abbiamo proseguito verso la cresta finale della cima sud, quel posto che si chiama Balcony, la balconata, e lì abbiamo impiantato 2 piccole tendine da bivacco e abbiamo superato un'altra notte. Al mattino siamo riusciti a riformare di nuovo le nostre 2 cordate e a proseguire verso la cima sud, e ancora senza un filo di vento siamo riusciti a raggiungere poi l'Hillary Step, e da lì in 20 minuti abbiamo poi raggiunto la vetta tutti e 4. Era il 5 maggio del 1973. Il nostro ego a quel punto si sente un po' esplodere dentro, perché si è contenti, perché si sa, ti rifai mentalmente un po' tutta la storia e dici però insomma in fondo ci sono anch'io. Eravamo gli ultimi a partire dal Colle Sud, cioè tutte le frontali erano già in direzione Balcony, abbastanza staccate da noi, e sotto il Balcony abbiamo iniziato a ingranare, ad avere un bel ritmo, abbiamo iniziato a superare tante cordate finché di colpo ci siamo trovati sulla cima sud per primi, io, Maurizio e il nostro Sherpa Rames. Da lì è stato un susseguirsi di emozioni, l'alba che sorge, vedere la curvatura della terra sopra l'Hillary Step, vedere insomma tutto il mondo ai nostri piedi, e finché siamo arrivati proprio sotto la vetta. Non c'era nessuno in vetta, vedevamo la vetta dell'Everest tutta per noi. Dal Tibet saranno arrivate su 15-20 persone, il momento romantico è finito in tempo zero. Cade un po' romanticismo, perché sembrava un po' di essere in cima al Brighton o al Monte Bianco in una domenica affollata. Prima di iniziare a scendere però c'era una cosa che volevo fare, c'era una cosa che sentivo, e quindi ho preso il mio telefono satellitare e ho chiamato Rinaldo. Certo che la cosa più affascinante negli ultimi anni che mi è successa è ricevere la telefonata di François quando ha raggiunto la vetta dell'Everest col telefono satellitare dicendomi: ciao Rinaldo, come stai? Sono sulla vetta dell'Everest. A me mi è venuto un ciappone. Questa telefonata è stato un momento intimo tra noi due, un momento che ci siamo goduti, che ci siamo presi e che entrambi ci teniamo stretti. È vero che l'Everest è cambiata tanto in questi anni, ma rimane pur sempre l'Everest, rimane pur sempre la montagna più alta del mondo, rimane sempre una montagna alla quale, e io su questo ne sono convinto, nessun alpinista, nessuna persona al mondo può rimanere indifferente. È un po' come la reginetta del ballo, no? Al liceo, ok? Magari poi tutti abbiamo trovato una fidanzatina, una compagna di vita che ci piace, ma la più bella ci abbiamo pensato tutti comunque. E l'Everest è un po' la stessa cosa, diciamo che per tutte le persone che ci salgono è l'occasione di fare almeno un piccolo ballo con la più bella del liceo. Essendo spedizione a livello nazionale, non ci hanno ricevuto il capo di Stato, c'era il presidente Leone, c'era il Papa Paolo VI. Abbiamo sfilato il 2 giugno alla parata militare e poi sono nate naturalmente insieme alle celebrazioni, insieme a essere eccetera, ci sono state un sacco di polemiche. Non mi pesa più di tanto questa cosa.
perché è stata una grande cosa. E la controprova è che ancora oggi alcuni ci chiamano ancora, ci sentono, come qualcuno ci maledirà perché un elicottero è andato giù, perché è successo anche quello. Un elicottero purtroppo per una perdita di potenza al campo numero 2 a 6.200 metri, precipitato da 15 metri di altezza, l'equipaggio e il tecnico si sono salvati, quindi non c'è stato problema in quello, però purtroppo l'elicottero l'abbiamo dovuto lasciare lì, anzi più che lasciare lì abbiamo smontato tutti i pezzi che potevano creare dei problemi, di carburante ce n'era pochissimo, quindi quello l'abbiamo svuotato e poi l'abbiamo preso e girato dentro un crepaccio. Quello è un peccato, senz'altro a livello ecologico, un peccato mortale, mettiamo così, però non avevamo altra scelta, non potevamo portarlo giù e non potevamo abbandonarlo lì ai 420. Lo ricordo con molta nostalgia e un po' di tristezza anche. Sono tempi comunque passati, è un'epoca che è cambiata. Ormai sull'Everest è come andare a fare un trekking in alta quota. Tutta la pista è totalmente attrezzata, non c'è più bisogno di portare su le tende, ci pensano gli Sherpa, non hai più bisogno di allestire i campi, di presidiare i campi. Quindi tutto è cambiato, ma come è giusto che sia, il progresso porta con sé di tutto. Io credo che questo mondo, questo prodotto, perché di fatto è quasi diventato un prodotto, è stato preso ed è stato messo in una scatola ed è stato messo lì in vendita. Però secondo me la cosa importante che deve essere chiara a tutti è che nel mondo dell'alpinismo questa cosa è già stata fatta. Io credo che se Jean-Antoine Carrel o Edward Whymper vedano la coda di gente che parte dall'Early in estate o la coda sotto alla Scala Jordan, anche loro avrebbero qualcosa da ridire. Però è lo stesso Carrel che nei suoi scritti ha detto: io voglio attrezzare la via per i futuri viaggiatori, quindi i futuri clienti. Quindi già all'epoca c'era un'idea di prendere il Cervino e, se vogliamo, farlo diventare un prodotto da vendere. Questo è un po' nel DNA di tutti i popoli di montagna, perché effettivamente è più appagante, più redditizio accompagnare delle persone in montagna che non, se vogliamo, coltivare la terra, gli animali e le altre sfruttare le altre possibilità che la montagna ci offre. Ma diciamo che il prodotto è stato confezionato come nel resto del mondo, cioè di fatto si è scesi a compromessi con la montagna, la si è addomesticata e la si è resa più facile e più accessibile. Non ci siamo neanche chiesti di provare a fare la montagna senza ossigeno, anche perché allora si usava così, dovevamo usare l'ossigeno, abbiamo usato l'ossigeno. Pochi anni dopo Messner raggiunse nel 78, se non erro, fece la via all'Everest senza ossigeno, lui e Abeler mi pare. Tante volte si va dietro ai luoghi comuni, no? E senza poi guardare la questione per quella che è. Sì, l'ossigeno è sicuramente ad oggigiorno un fattore discriminante, perché divide, se vogliamo, il mondo dell'alpinismo in due parti. Però non è l'unico fattore, perché comunque sia avere una montagna totalmente attrezzata e preparata come una gara, concedetemi il termine, riduce quello che è l'alpinismo, quello che è l'essenza dell'alpinismo, quello che è il gesto, a una semplice performance sportiva. L'alpinismo è sport, sì, ma è sport, è lo sport più bello del mondo perché dietro ha un concetto, dietro c'è un ideale, dietro c'è un pensiero. Invece, sì, scaliamo senza ossigeno ma usiamo le corde fisse, diventa una performance, se vogliamo, sportiva, se vogliamo poco emozionante, è un po'... è una vittoria personale, però poco
poco colorata, che oramai non ha più il romanticismo. Attualmente nel mondo della montagna, nel mondo dell'alpinismo si sta facendo una gran confusione. Non si riesce più a capire che cos'è l'alpinismo e che cos'è il turismo. Il problema è che secondo me c'è una chiusura rispetto a certi tipi di cultura, a certi tipi di alpinisti nel voler vedere la realtà, perché alla fine questa realtà ad alcuni fa comodo. Il numero 8000 si vende sempre meglio che il numero 6.000, 4.000, 3.000, 2.000 o 0, perché purtroppo l'uomo e il grande pubblico fa fatica a capire un concetto di etica, un concetto basato più su un pensiero rispetto che a un concetto oggettivo legato a un numero, perché ad oggigiorno salire un 8000 in un contesto commerciale non è un'impresa, è una cosa che la gente può sognare, la gente può fare, la gente può realizzare. Questa cosa oramai è molto più alla portata rispetto a un tempo. E questa è una cosa positiva, perché per le economie delle valli, per le economie delle popolazioni locali ha un impatto molto forte. Ma dobbiamo stare attenti, questo non è alpinismo all'avanguardia, non è alpinismo di frontiera, non è portare qualcosa di nuovo al mondo dell'alpinismo. Lo sviluppo non so che futuro potrà avere, ecco quello che è una domanda che è da farsi adesso. Quale può essere un futuro se adesso la situazione è quella che è? Certo, ormai l'alpinismo ha preso un'altra via. Cos'è l'alpinismo oggi? È un fatto di arte, di fantasia, è la voglia di seguire un nuovo itinerario. Io credo che un alpinista deve avere fantasia, perché un alpinista deve essere in grado di vedere quello che gli altri non hanno visto prima di lui, se vuole continuare ad avere una certa creatività. Vorrei avere i 19 anni di nuovo di allora per poter avere la stessa fantasia e la stessa tecnica anche che hanno oggi i nostri giovani ragazzi, per quello che li seguo molto volentieri.